Benvenute ragazze di nuovo sul mio canale per un altro progetto. Allora, oggi ho deciso di fare insieme a voi la borsa Masa, quella che si sta vedendo sul web, che è praticamente un sistema di ripiegamento di un rettangolo alla fine, ed è stata simpatica vederla perché praticamente io mi ricordo che alle elementari, che è un pochino più vecchiotta come me, insomma che non è proprio giovanissima, giovanissima, sui 40 anni, insomma più o meno, ripiegavamo proprio questo rettangolo per fare le buste, insomma, non le buste di carta, quindi qualcosa di fai da te, quindi è un sistema che si usa per la borsa. Insomma, viene molto carino. Io userò questo cordino, non so se dalla telecamera si vede bene, ma purtroppo i colori non rendono e questo mi dispiace perché questo cordino è veramente stupendo. È un cordino verde acqua e ha dei filini di argento all'interno, quindi la borsa verrà anche un tantino elegante, quindi è proprio bella, vi dirò, quindi la vedete poi realizzata. Allora iniziamo mettendo su, io sto usando un uncinetto 3,5 e mettiamo su 45 catenelle. Otto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ok, messe sulle nostre 45 catenelle faremo più 3, quindi 48 totali, 1, 2 e 3, perché le ultime 3, quindi 1, 2 e 3 saranno la nostra prima maglia alta, quindi filo sull'uncinetto e nella quarta, contando quella dove abbiamo l'uncinetto, andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e subito in quella dopo. Filo sull'uncinetto e subito in quella dopo ancora. Quindi proseguite così fino alla fine e poi praticamente ci giriamo insieme. Allora, arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove andiamo a lavorare un'altra maglia alta. Eccoci qua. E quindi abbiamo completato, vedete, la lavorazione delle nostre maglie alte. Allora, adesso proseguiamo e lavoriamo 1, 2 e 3. Giriamo il nostro lavoro e in quella su, quindi non in questa, ma in quella subito dopo, andiamo a lavorare una maglia alta e quindi proseguiamo, vedete, il nostro lavoro tutto a maglia alta, quindi per tutto il giro lavoriamo delle maglie alte. Arrivati alla fine vi farò vedere più o meno come dobbiamo regolarci per l'altezza. Allora, arriviamo praticamente alla fine, entriamo nell'ultimo punto, nell'ultimo del giro, lavoriamo la nostra maglia alta. Allora, io ho lavorato praticamente 2 giri. Allora, per la misura di questo modello di borsa bisogna praticamente misurare la base e la mia base misura 34 centimetri. Quindi, come si proseguirà? Io dovrò fare un rettangolo, ok? E se la mia base è 34, significa che i centimetri della base, quindi 34, dovranno essere moltiplicati per 3. Quindi nel mio caso io dovrò salire per una lunghezza di 102 centimetri, cioè 34 per 3 fa 102 e quindi io dovrò allungarmi fino a 102 centimetri, ok? Se voi decidete di fare una base di 50 centimetri, dovete fare 50, che è questa larghezza qua, per 3, quindi dovrete alzarvi per 1,50 m, ok? 150 centimetri. Quindi proseguiamo lavorando il nostro rettangolo, quindi da qui mi girerete, quindi lavorate 3 catenelle, ci giriamo e in quella dopo, quindi non in questa, in quella dopo andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta. Ok, quindi lavoriamo così
vi ripeto, se vi trovate come me, cioè 34 centimetri, quindi salirete per una lunghezza di 102 centimetri. Se vi trovate 35, dovete fare 35 per 3, se vi trovate 40, dipende dal cordino o da quello che voi state usando. Quindi sviluppate le misure in questa maniera qui e giriamo praticamente, andate e ritorno per arrivare alla nostra lunghezza e poi ci ritroviamo qui per completare la borsa. Allora ragazzi, io vedete sono salita e ho completato praticamente il mio rettangolo, ok? Vedete? Penso che dalla foto adesso si vede molto meglio che bel cordino che è, un cordino molto molto glitterato. Adesso procediamo, andiamo a fare praticamente un giro di maglia bassa tutto intorno che ci permetterà praticamente poi di cucire i bordi del nostro rettangolo, ok? Proseguiamo. Allora, adesso noi ci troviamo in questa posizione, ok? Quindi abbiamo il nostro pannello, abbiamo finito il nostro ultimo giro e che cosa facciamo? Facciamo una catenella, vedete? Potete mettere il segno, anche se il punto basso si, insomma, contraddistingue, però, insomma, mettetelo dove andrete poi a chiudere. Ed entriamo, vedete, al centro della nostra maglia bassa, maglia alta, scusatemi. Ok? Di nuovo, entriamo qui e di nuovo al centro della nostra maglia. È come se in realtà andiamo a fare circa 2 scusatemi, maglie basse per ogni, ok? Vedete, di nuovo qui entriamo, dobbiamo fare praticamente un giro di maglia bassa tutto intorno, quindi andremo al centro, qui dove si è chiusa la nostra maglia bassa la prima volta, e poi andiamo, vedete, al centro proprio della maglia alta. Questo è il centro della maglia alta, questo invece è dove abbiamo iniziato a fare la maglia alta, perché la maglia alta si chiude in 2 volte, giusto? Chiudete la prima volta e poi la seconda, quindi entrate al centro la prima volta e poi dove praticamente vedete andiamo a farla la prima volta, quindi andiamo a fare, vedete, un giro di maglie basse tutto intorno. Di nuovo questa è la nostra maglia alta, entriamo al centro, facciamo una maglia bassa e poi entriamo qui. Questa è la nostra maglia alta, entriamo al centro e poi vedete entriamo qui, che qui si è fatta proprio un righino, vedete, sembra un righino di maglie basse in realtà, e andate praticamente a fare una maglia bassa su questo righino che si è formato, ok? Quindi facciamo proprio un giro per tutto il perimetro del nostro rettangolo fino ad arrivare sullo spillino che poi ci chiudiamo. Allora ragazzi, arrivate praticamente, vedete dove ho lo spillino, ho fatto un giro tutto intorno. Se vedete che quando girate tira troppo, farete in ogni angolo, quindi questo è il nostro angolo, vedete, farete, nel caso vi giri troppo ovviamente, farete, scusatemi, farete una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa nello stesso punto, così praticamente si creerà una curva, un po' di curva. Togliamo il nostro spillino che è il nostro segno, ok, tagliamo il nostro filo, tiriamo, ecco, guardate come faccio, io entro dove praticamente avevo lo spillino, ok, tiro il mio filo in questa maniera qui, quindi eccolo qua, entro al centro, vedete, entro subito al centro qua e ritiro il mio filo. Sono andata praticamente a ricreare una maglia, ok? Voi sul mio canale trovate anche punto di chiusura uncinetto per evitare lo scalino, insomma, e serve proprio a questo tipo di chiusura, quindi abbiamo evitato, vedete, che venga lo scalino e quindi il nostro servizio è bello pulito e ordinato. Quindi nascondiamo il nostro filo e andiamo praticamente a vedere come chiudere per realizzare poi in effetti la borsa masa. Allora ragazze, ecco qui il nostro pannello pronto, ok? Adesso io vi faccio vedere come dobbiamo ripiegare. Prima di fare questa operazione però dovete andare a foderare questo pannello, quindi farete una fodera equivalente praticamente alla larghezza del pannello.
dove ripiegherete, scusatemi, leggermente, ovviamente lasciando questa maglia bassa che dopo, insomma, quando andiamo a chiudere dobbiamo cucire, quindi dovete lasciare il bordino della maglia bassa in modo che potete cucire. Quindi seguite attentamente come faccio io. Allora, partiamo dal lato sinistro, ok? E prendiamo, vedete, un angolo e richiudiamo così, in questa maniera qui. Ecco qua, che abbiamo fatto la prima chiusura. Potete andare a mettere magari dopo degli spillini quando andiamo a chiudere l'altra parte. Adesso prendiamo, vedete, quest'altro lato e non facciamo altro che ripiegarlo in questa maniera qui. Quindi qui andate a mettere degli spillini in modo che voi capite che qui dovete chiudere, quindi lo bloccate, ok? Ora mettetela verso di voi così, dobbiamo girare in questa maniera qui, ok? E vi ritrovate così. Questo serve perché ovviamente dobbiamo rigirare l'altro lato. Ora prendete quest'altro angolo, vedete quello si è formato un quadrato qui, e andiamo a piegarlo su se stesso in questa maniera qui. Ecco qui. Ed ecco che praticamente abbiamo ripiegato la nostra borsa Masa. Quindi andate a fare delle cuciture qui e dall'altro lato in maniera tale che la borsa è chiusa. Questo ovviamente se volete foderarla o volete termoindurirla, dovete, prima di fare questo procedimento dobbiamo andare a fare questa cosa qui. Io adesso, prima di chiudere la borsa e di cucirla, quindi di fare poi finire i manici insieme a voi, andrò a foderarla di sicuro, termoindurirla non lo so, voglio valutare. Il cordino non è molto sottile, però mi piacerebbe termoindurirla con un termoindurente da 1 mm. Quindi farò anche un video tutorial, così se poi voi volete termoindurirla andate a vedere questo tutorial. Ok, procediamo. Allora, ragazze, adesso praticamente una volta che abbiamo foderato, vedete, foderato, termoindurito, cucito la nostra fodera, io sono andata già a cucire questo lato e mi vado a cucire quest'altro lato. Praticamente prendo ago e cordino e inizio proprio, vedete, da qui, da giù, ok? Inizio così, vedete, entro in una maglia bassa ed entro nell'altra, così, e tiro. Ovviamente lascerò del filo qua che poi andrò a nascondere. Da qui entro nelle prossime, vedete, 2 catenelle che trovo così, ed entro nelle altre 2 subito dopo. Eccole qui. Tiro un pochino perché così voi iniziate a vedere anche voi. Poi vedete, prendo queste 2, le altre 2 e faccio così. Entro in queste 2 e nelle 2 di fronte e cucio così. Nelle prossime 2 e in quelle 2 sopra e faccio così. E vado praticamente a cucire fino a sopra. Vedete, viene proprio un cordoncino. Ovviamente per questa operazione della cucitura, questa potrebbe essere soggettiva, vi dirò, perché non c'è proprio una regola. C'è anche chi fa con l'uncinetto, quindi, però vedete, se facciamo così viene questo leggero cordoncino che è anche simpatico sinceramente da vedere. Procediamo ancora, prendiamo questi 2, vedete, da quest'altro lato e facciamo così. Ora da quest'altro lato e proseguiamo praticamente per tutta la lunghezza cucendo. Vedete, il risultato sarà questo, perché di là io già l'ho cucito.
ecco qua, questo simpatico cordoncino che sinceramente è anche carino da vedere, ok? Quindi proseguite nella cucitura del bordo fino a sopra, andate a nascondervi i fili. Adesso proseguiamo con la striscetta di chiusura e i manici.